Oggi, alla luce di uno studio che è stato pubblicato su una rivista medico-scientifica, parleremo di uno studio che è stato portato avanti da alcuni scienziati spagnoli che si occupano proprio delle problematiche dei reni per parlare del motivo della morte di Bruce Lee. Perché dal 1973 ad oggi le speculazioni erano tantissime, sono ancora tantissime, dalla semplice morte per edema cerebrale fino all'allergia all'aspirina che ha preso il mal di testa, a cose molto più complottistiche come ucciso dai gangster o avvelenato da agenti segreti dentro la casa della persona che lo ospitava, e tantissime altre ipotesi che hanno sempre preso piede in questi quasi 50 anni. Perciò, se volete saperne di più su quello che potrebbe essere il reale motivo della morte di Bruce Lee, rimanete. Altrimenti, cari amici, compratevi un bel paio di nunchaku e schiaffateveli tra le chiappe. Prima delle feste, quando a un certo punto non ce la fate più, 24 giorni per il fitness con il calendario dell'avvento di Foodspring. 24 caselline da aprire, una ogni singolo giorno, 24 caselline che vi permetteranno di rimanere in forma, ma senza rinunciare a quello che magari è un piacere quotidiano. Se apriamo la casellina numero 3, una barretta proteica gusto extra chocolate, e grazie a Foodspring potete farlo. Quando si parla di Bruce Lee, ancora oggi si tocca un tasto dolente, perché ci sono i famosi fanboy di Bruce Lee, ci sono anche gli analfabeti funzionali di Bruce Lee e tutta una cerchia di gente che non ci sta con la testa e a quasi 50 anni di distanza giustamente non vuole che si parli di Bruce Lee. E perché Bruce Lee non era solo un attore, e perché Bruce Lee combatteva sui tetti della Cina, e perché Bruce Lee volava, eccetera eccetera. Io ho già detto la mia, c'è un mio video su Bruce Lee dove non ho infamato Bruce Lee come questi analfabeti funzionali dicono, ma ho semplicemente detto che non ci sono tracce che Bruce Lee facesse delle competizioni ufficiali, non ci sono neanche tracce, salvo dei detti che si sentivano in giro, che Bruce Lee facesse delle competizioni non ufficiali, battesse maestri, e moltissimi si trincerano dietro a ma l'ha detto uno famoso del tempo, ma l'ha detto un altro famoso del tempo, che non significa niente. Però non è questo l'argomento di oggi, bensì la morte di Bruce Lee. Bruce Lee, dal punto di vista dell'autopsia, è morto per edema cerebrale. Però questo edema perché è venuto? E questo gruppo di scienziati spagnoli che studiano proprio le patologie legate ai reni ha fatto un'analisi e l'ha pubblicata su una rivista medico-scientifica di valenza internazionale, dove afferma che la probabile ipotesi di morte di Bruce Lee è proprio per iponatriemia. Che cos'è questa malattia? In realtà non è nulla di particolare ed è la difficoltà nel riuscire a espellere l'acqua perché i reni non funzionano bene. In pratica ti riempi di acqua e non riesci a eliminarla. Cosa succede? Si può morire con tanta acqua nel corpo? Sì, si può morire. E nello specifico si può arrivare ad accumulare talmente tanta acqua anche nella testa, tant'è che il cervello soccombe ed ecco lì l'edema cerebrale. Ovviamente in questo studio condotto da questi scienziati spagnoli, e parliamo di studio, non parliamo di ipotesi, hanno prima esaminato tutto quello che era la parte legata alla sua cartella clinica, quello che era legato poi alla motivazione della morte, ma anche ai sintomi precedenti alla morte, tutto quello che veniva riportato lungo il percorso sanitario di Bruce Lee, e da questo hanno iniziato a tirare le somme sul fatto che avesse un problema legato ai reni. Tra i fattori che lo mettevano a rischio di questa iponatriemia c'era proprio il suo stile di vita, il suo tipo di alimentazione, il fatto che lui bevesse innanzitutto tanta acqua, il fatto che lui facesse una dieta a base di succo, il fatto che lui bevesse anche alcol, utilizzasse marijuana, che dava anche ancora più sete alla persona stessa, e il fatto che lui avesse delle pregresse lesioni ai reni. Tutta questa roba messa insieme ha fatto sì che l'iponatriemia diventasse motivo della morte di Bruce Lee. L'edema cerebrale è semplicemente una conseguenza di quello che poi era il fatto di avere tanto liquido nel corpo, tant'è che
se non fosse stato per l'edema cerebrale, avrebbe magari avuto altri problemi ad altri organi che purtroppo erano talmente schiacciati dal liquido che lui non riusciva a espellere attraverso le urine, che comunque sarebbe morto. Pertanto questa diventa la causa primaria della morte e ovviamente l'edema diventa la causa secondaria, cioè un effetto collaterale della prima problematica. Questo serve fondamentalmente per chiarire che non c'erano, con molta probabilità, dietro al caso della morte di Bruce Lee trame fantascientifiche. L'hanno ucciso sti gangster perché aveva portato le arti marziali fuori dalla Cina. È stato ucciso perché era troppo forte. Ci stanno tantissime storie. Lo stesso Fabio, durante una gita a macchina con Franchino, ci disse: a me mi hanno detto che l'ha ammazzato la mafia perché menava troppo. Regà, sono tutte cose fantastiche, fantascientifiche. La verità alla fine è che anche lui aveva uno stile di vita un po' strano, che anche per lo star system hollywoodiano ai tempi era la norma, perciò un fatto di cercare di mantenersi in forma, fare diete strane, comunque bere alcolici, comunque utilizzare marijuana, comunque avere a che fare con uno stile di vita che non era proprio il più adatto, legato anche magari alle patologie pregresse, come dicono loro, probabilmente delle lesioni pregresse ai reni, ha fatto sì che tutta questa quantità di liquidi, tutto questo circolo vizioso di assumere sostanze, di bere, di metterci alcolici, diete, eccetera, eccetera, l'ha portato purtroppo a questa situazione. Alla fine è sicuramente un elemento in più, perché spesso si lascia troppo all'immaginazione e poco alla realtà determinate cose. Ed è giusto dirlo, perché siccome lo studio è recente, siccome qualche testata ne ha parlato, poche a dir la verità, anche perché, ripeto, è una notizia di una persona che è morta 50 anni fa, anche se poi è un mito del cinema e delle arti marziali, perché poi alla fine è stato colui che ha sdoganato le arti marziali sia nel cinema ma anche nell'impararle nei vari dojo, nei vari posti, nelle varie palestre. Alla fine, secondo me, è comunque importante sempre mantenere il focus anche su determinate cose. Perciò nessuna trama fantascientifica, ma l'ipotesi più probabile, basata su uno studio, ripeto, sempre basata su uno studio pubblicato su una rivista scientifica, è proprio questa. Detto questo, se voi ne sapete di più, sempre che non mi diciate stupidaggini, no perché non hai letto il libro numero 3, lo dice che così colà, è la dura realtà. Detto questo, fatemi sapere che cosa ne pensate e ci vediamo al prossimo video. Ciao!